Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Obbligo di Riscatto del 8 gennaio 2025. Mentre partiva la sigla ho fatto un bellissimo giro di siti e siccome insomma Harry non lo sa, però lo spoilerò così, spoiler, insomma, è giusto aprire così. È morto Rino Tommasi a 90 anni e quindi insomma storicissimo giornalista sportivo italiano di grandissima fama, di grandissima competenza, insomma, quindi era giusto aprire così con un ricordo a chi ha fatto questo mestiere sicuramente meglio di noi e sicuramente per più tempo di noi per così tanto tempo. Va bene. Partiamo con l'obbligo di riscatto invece, con le trattative sul Milan che vertono, Henry, praticamente solo e soltanto su un nome in questo momento, ovvero in realtà su un paio di nomi, uno in entrata e uno in uscita, e riguardano una specifica posizione, ovvero l'attacco di centro-sinistra. Quindi in uscita c'è Okafor e in entrata si spera, ci può essere Marcus Rashford. Good morning, Mr. Cristau. How are you doing today? Io spero che arrivi perché, anzi, quasi quasi spererei di no per te, non per altro, per la mia vita personale, perché se arriva siamo finiti, sappiatelo. Direttore, sta succedendo, sta arrivando. No, scherzo, ovviamente, non lo so. In realtà c'è un po' di ciccia in più rispetto alle ultime ore. C'è un incontro a Milano avvenuto ieri con i suoi agenti, tra l'altro tutti in famiglia. Sì, sta diventando sempre più comune questa cosa che gli agenti sono il Indovina fratello, perché. il papà agente, il fratello agente, lo zio agente, queste cose qua. No, scherzi a parte, tornando seri, è un nome che in questo momento è caldo per il calciomercato del Milan, è un nome che piace, un nome su cui appunto c'è stato anche questo incontro, quindi si sta veramente pensando a Rashford per rinforzare il Milan, almeno per questi 6 mesi. Sappiamo che ha un contratto enorme, sappiamo che ha un ingaggio ancor più enorme, se vogliamo, e quindi probabilmente l'opzione di prestito per 6 mesi è la cosa più sensata, cioè ti deve dare una mano importante per scalare la classifica e entrare nei primi 4 posti. Poi quello che accadrà quest'estate, eventualmente ci penseremo st'estate tra Rashford e il Milan. Però è un giocatore, lo sai, che a me piace molto, è un giocatore che va un pochino recuperato, perché comunque viene da un periodo nero, se vogliamo, no? Con Amorim, con il cambio di allenatore allo United, lui che non si è preso con Amorim, Amorim che dice che lo tiene fuori per il bene della squadra e praticamente ormai ai margini, fuori rosa. Mi ricorda qualcosa. Sì, vabbè. E quindi è un giocatore che va rimesso un pochino in moto, non dal punto di vista fisico, perché comunque non è che fuori rosa da 6 mesi, ma dal punto di vista mentale, cioè è un giocatore che va un pochino rincanalato nei binari giusti. Però per quello che ha fatto vedere in alcune stagioni della sua carriera, è un giocatore che a me fa veramente impazzire. Soprattutto ti direi, Simo, cioè non è che viene qua a titolo definitivo con la 9 sulla No, schiena ed è la punta definitiva del Milan, no.
la punta, forse, cioè la punta proprio, l'attaccante da comprare, da fare l'investimento, è un tema che si riaprirà quest'estate, che riaffronteremo e che rimanderemo probabilmente. Però se viene qua a darci una mano per 6 mesi al posto di uno tra Okafor, Jovic, eccetera, io me lo prendo più che volentieri. Se anche voi lo volete, cliccate il tasto mi piace, lasciateci un commento, se invece non lo volete, preferite altro, cliccate il tasto mi piace, lasciateci un commento scrivendo preferisco altro. Insomma, aspettiamo le vostre interazioni. Per me è un huge sì. Ok, perfetto allora. No, come me Ah no? welcome Sir Marcus. No, vai piano, che poi Ah, la ok. porto male. Dai, allora, scherzi a parte, torniamo un attimino seri. Partiamo dalle cose, diciamo, più concrete, nel senso che ci sia stato un incontro ieri con i suoi rappresentanti a Milano. I suoi rappresentanti, composti anche dal fratello, stanno un po' facendo il giro classico di chi in questo momento è fuori squadra e cerca una sistemazione, quindi vengono a Milano, ma non solo. Ci sono anche altre squadre interessate, uno su tutti il Borussia di Dortmund, ad esempio. Ma insomma, con quell'ingaggio, oltre all'interesse, non è che ce ne possono essere tantissime di squadre che si possono accollare, anche magari con un aiuto dello United, 4, 5, più l'aiuto dello United, perché non sono proprio due soldini. Detto questo, il contatto c'è stato, secondo quanto riporta The Athletic, è stato più un contatto esplorativo, e quindi insomma è giusto dirlo perché non è che il Milan ha detto no, non ci interessa, passate oltre. Quindi è giusto dire che il Milan è interessato. Poi da qui alla trattativa ce ne passa, anche perché in questo momento si sta ragionando e la proposta degli agenti è quella dello United, ovvero di un prestito con opzione di diritto per un acquisto futuro nel caso dovesse magari fare bene e poi decidi di investire, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio, come hai detto tu, Henry, che non si tratta del classico puntero 9, eccetera, eccetera. È un giocatore che quel ruolo lo fa e lo sa fare. Chi ha anche fatto l'esterno, forse addirittura meglio della punta. Io guardo sempre al calendario, Henry. È gennaio. Gennaio è difficile da incasellare acquisti a titolo definitivo di un certo peso e di un certo livello se A non spendi e B il mercato non si muove in una certa maniera. Solitamente il mercato di gennaio non è proprio così, diciamo così, numericamente importante per tutti. Non ci sono tante operazioni che si fanno, tanti giocatori che si muovono, eccetera, eccetera. Ci sono occasioni. Occasioni come potrebbe essere quella di Rashford, che magari non è al 100% quello che ti serve, ma è un'occasione che ti si presenta perché, come detto, il giocatore ha un po' rotto con la piazza, soprattutto con l'allenatore. Così come succede in metà, più o meno, delle operazioni che si fanno a gennaio, che succede che i rapporti per 1000 motivi si deteriorano e un giocatore parte per 6 mesi. Io porto a casa, anche perché il cambio, tra virgolette, tecnico con Okafor è reale, è pesante, insomma, non è di poco conto. Poi è ovvio che non stiamo parlando di un giocatore perfetto che si porti dietro qualche punto di domanda, altrimenti A, non partirebbe dalla United, B, non partirebbe a gennaio dalla United e forse avrebbe fatto già una tutt'altro tipo di carriera. Anzi, intanto che tu continui, io mostro un pochino chi è Marcus Rashford e la sua carriera. Sì, no, ma la cosa da aggiungere, Simo, è anche questa, cioè che è un giocatore che ha già uno storico più importante rispetto a Okafor, ha già uno storico tra Champions League, Europa League, tanti anni di Premier, stagioni anche da protagonista assoluto in Premier League, che sa fare appunto 2 o 3 ruoli. Io in questo momento storico del Milan non starei a fare troppo il sommelier della serie, oddio, ma Rashford, sì, però non è proprio il puntero, non è proprio il numero 9.
abbiamo giocato con Jimenez le ultime partite, alto a sinistra, perché Okafor non c'era, perché Leao ha avuto quel problema, è rientrato, anche Pulisic fuori, Chukwueze che si è fatto male, eccetera, eccetera. Cioè, non starei a farmi, ripeto, troppi problemi. È un giocatore che ha anni di Premier League e sappiamo quanto impattano spesso i giocatori di Premier League quando vengono nel nostro campionato. È un giocatore che è vero, l'ultimo anno è stato non bellissimo e quello prima invece è stato dominante. Quest'anno era partito anche discretamente bene, se non fosse che poi lo United è proprio crollato definitivamente. Abbiamo visto prima, Simo, no, che ha in 1500 minuti 7 gol e 3 assist. Sono numeri non spaventosi, ci mancherebbe altro, però sono meglio di Morata, paradossalmente, che invece, cioè è vero, anche lui non è il numero 9 definitivo, ma l'hai comprato come l'attaccante titolare quest'estate. Quindi non lo so, cioè io ripeto, non farei lo schizzinoso. Arriva Rashford, esce Okafor, va benissimo così, ti permette di pensare di giocare a 2, fa il vice Leao se Leao non c'è, alla bisogna può giocare anche a destra, se devi giocare con lui, Leao e Pulisic puoi metterli perché ti fa l'attaccante, e nell'anno in cui ha fatto più gol ne ha fatti tanti da attaccante centrale, da attaccante vero, cioè attaccando la profondità e chiudendo col diagonale. Cioè è un giocatore che comunque ha 27 anni, va per i 28 e quindi per me è un enorme sì, non è un grande sì. Ma domanda, non è che rischi di calpestare un po' i piedi a Raffaele Leao lì a sinistra? Dipende cosa, cioè sì, però dipende cosa gli si chiederà. Mm. Cioè ha fatto mesi e mesi a giocare lui davanti con Garnacho a sinistra, e non si sono pestati i piedi. Cioè è un giocatore che l'attaccante lo può fare, cioè la punta centrale la può fare, l'ha fatta per quasi 200, 170, 180 partite nella sua carriera, insomma, ecco, 160 partite, con 60 gol e 20 assist, cioè non è uno che ha fatto la punta a 10 partite della sua carriera, cioè, è uno che sa fare l'attaccante, che sa fare l'attaccante da solo. Poi ripeto, lo stesso principio, se vogliamo, ce l'avevamo quando giocavamo con Rebic punta o quando abbiamo fatto quelle partite con Okafor punta. Abbiamo mai avuto problemi di questo tipo? No. Leao ultimamente sta anche giocando tanto più centrale a volte, no? Io ti dico questo, cioè se hai dei giocatori forti in qualche modo in campo riescono a stare. Anche Real Madrid dopo il primo mese di oddio ha iniziato a trovare un po' la quadra, quindi io Vabbè, prendo. io capisco l'obiezione magari di chi si aspetta di sistemare definitivamente l'attacco, e avete ragione, cioè siamo i primi che, tra virgolette, ci ridiamo sopra perché passano le stagioni, arriviamo più o meno verso ottobre-novembre, iniziamo a dire ma caspita l'attacco, eccetera. No, ma a gennaio forse non si riesce, però dalla primavera iniziamo a pensare alla punta, perché in estate va messa sicuramente una punta nuova al Milan di livello, e ogni anno ci ritroviamo qui a fare lo stesso identico discorso. Adesso il mercato di gennaio non ti offre onestamente grandissime punte da andare a comprare. Poi non che l'estate li svenda, però diciamo che c'è molto più movimento. Se ti metti Simo, la nell'ottica di farlo, lo punta, fai. le cose che vanno fatte con la punta, cioè sono due: A, prenderla a giugno, e con giugno intendo giugno, non l'8 di agosto. La punta va presa a giugno in modo che faccia tutta la preparazione, conosca l'allenatore che ci sarà, conosca la squadra e tutto quello che ne consegue, amichevoli estive. La punta va presa a giugno, quindi ci si deve lavorare già da febbraio-marzo, punto 1. Punto 2, vanno investiti dei soldi. Gli attaccanti, se vuoi un briciolo di certezze, dai 30 milioni in su li devi spendere. Queste sono le due cose che per il numero 9 al giorno d'oggi devono succedere, perché David costa, Gyökeres costa, Jimenez costa. Sono tutti giocatori che un minimo di spesa ce l'hanno, ok?
Quindi se pensiamo alla punta titolare, l'attaccante che faccia gol, il nuovo 9, no, dopo Giroud che ha lasciato comunque un vuoto importante, devi comprarla a inizio estate, deve essere a Milanello a inizio estate e devi spendere dei soldi. Visto che A non è inizio estate perché è metà inverno, B soldi a gennaio, investimenti importanti non ne vengono fatti, i giocatori tra l'altro non lasciano anche le squadre, questa cosa non può verificarsi adesso. E allora tra il niente, tra l'Okafor, tra i 78 minuti di Jovic e 6 mesi di Rashford, onestamente mi prendo Rashford. Ma sono assolutamente d'accordo, insomma, a gennaio prendo, poi uno ci penserà con Seisao, due, se dovesse andare male il prestito, pazienza, cioè al massimo comunque in rosa Morata e Ibram ti rimangono e se mai dovesse floppare mostruosamente hai ancora i due che hanno fatto i primi 6 mesi, poi chi vivrà vedrà. Detto questo, c'è in uscita Okafor perché ovviamente insomma se dovesse arrivare una punta del tipo di Rashford qualcuno dovrebbe anche lasciare il posto anche numericamente perché davanti non è che siamo pochi, magari non siamo bravissimi ma non siamo nemmeno pochi, quindi dovrebbe comunque partire qualcuno. Il più indiziato è Okafor, anche lui si sta ragionando, o meglio il Lipsia sta ragionando su un prestito con diritto. Il Milan invece vorrebbe, se possibile, qualche certezza in più nel caso di una cessione e questo è in questo momento una prima bozza di dialogo, perché anche qui si sta parlando ancora. La trattativa vera e propria, quella un po' più pesante ancora non c'è, però c'è l'interesse anche qui dell'Ipsia. Fortunatamente gennaio ha questa fantastica cosa che tra 20 giorni o poco più è finito e quindi il mercato non riesce a tirarlo troppo per le lunghe. Chiudiamo con quello che dice anche Gazzetta, che apre un altro scenario, ovvero quello dell'esterno. Ma se dovesse arrivare un nuovo esterno, è ovvio che dovrebbe partire realmente a questo punto un esterno e l'indiziato mi viene in mente potrebbe essere Chukwueze. Diciamo che Okafor e Sì, Chukwueze, è infortunato. sì, che è infortunato. Gazzetta oggi scrive idea per la fascia, Mendes è al lavoro, ovvero Trincao. Bah, io un colpo così me lo immagino solo se realmente parte e parte per soldi. Sì, a me la Qualcuno. cosa che fa preoccupare è che io capisco Rashford, che è un'occasione, un colpo per l'attacco, eccetera. Senza una cessione, come dicevi tu, non capisco Trincao perché siamo veramente in overbooking. No, la cosa che mi fa pensare è che non c'è traccia e non c'è straccio del nome di un centrocampista. In tutto ciò, a centrocampo, Nel senso eh, che, io spero, guarda, che Conceição dia delle indicazioni e le faccia rispettare per il mercato. Cioè, che anche con una coppa magari sotto braccio possa sì, avere un pochino più di peso nel dire mi sì. serve, non mi serve. Ma magari lo stesso Conceição è che è andato a dire o che ha detto: "No, lavoro con quelli che ho, cioè Muse e Loftus-Cheek li voglio dare nuova linfa, Fofana, Reinders, Bennacer". Non lo so, son 5, però se vuoi giocare a 3 comunque uno te ne manca. E soprattutto Bennacer ha dei punti di domanda. Muse e Loftus-Cheek stessi, devi lanciare una moneta per capire se diventano abili, arruolabili e spendibili in questi 6 mesi o no. Però magari è anche nello suo ordine di idee sfruttare i giocatori che già ha, perché comunque il gruppo, l'abbiamo visto, è piuttosto unito e magari non vuole perderli. Cioè, ci sono sempre tante dinamiche particolari, no, soprattutto nel mercato di gennaio. Già secondo me dalla conferenza comunque magari, pre-Cagliari, qualcosa in più la capiremo di questo Mm. tipo, no, a livello del centrocampo. Harry, noi ci ritorniamo come detto a Lunch, Talk e poi vabbè in serata con una delle nostre clip, anche perché è già mercoledì e il Milan torna in campo in realtà tra pochi giorni, perché sembra che insomma siamo reduci così da una sorta di lungo ponte di vacanza con la Supercoppa che ma in realtà il campionato è andato avanti anche nello scorso weekend, questo insomma non ci si ferma più come detto fino a marzo, quindi
Appuntamento oggi pomeriggio. A dopo, ciao, a dopo. Parliamo ancora del Sir Marcus, membro dell'impero britannico, vi ricordo.